Half-Life ha cambiato la storia del videogioco ed è forse l'FPS più importante di sempre, assieme a Doom. Il gioco di Valve ci ha insegnato come si crea atmosfera, come si fa a fare immergere nel mondo di gioco e, soprattutto, come si narra una storia. Half-Life compie 20 anni, rimanete con me e vi spiegherò perché si tratta di uno dei giochi più importanti di sempre e anche di che cosa ci riserva il futuro, dato che, pochi giorni fa, è stata annunciata una graditissima sorpresa che mi sta facendo fremere dall'eccitazione. Salve a tutti, io sono il vostro Mago Nero e vi do il benvenuto a un nuovo video. Se siete nuovi da queste parti, amate il retro gaming, il panorama indie, il mondo videoludico in generale, allora iscrivetevi al canale in modo da non perdervi nessuna novità. Half-Life è uscito 20 anni fa ed è stato un vero e proprio spartiacque non solo per gli sparatutto in prima persona, ma per tutta l'industria videoludica. Stiamo parlando di qualcosa che all'epoca ha lasciato tutti a bocca aperta con un level design elegante e curato come pochi altri. In questo video non farò alcuna battuta su Half-Life 3, diciamo soltanto che è una ferita ancora aperta. Prima di cominciare però voglio sapere se anche voi avete giocato a questo gioiellino che è il primo Half-Life. Quindi ditemi nei commenti quali sono i ricordi che avete relativi a questo gioco e ditemi che ne pensate. La storia di Half-Life ha inizio con Gabe Newell e con Mike Harrington, ovvero due dipendenti Microsoft che decisero di buttarsi nel mercato dei videogiochi dopo aver visto il successo strepitoso ottenuto da Doom, gioco che all'epoca diede il via a una vera e propria moda di giochi simili chiamati Doom-like per l'appunto. Tutti questi giochi avevano alla base la stessa filosofia, ovvero buttarsi in tanti labirintici livelli e sparare in sostanza tutto quello che si muove su schermo. Nel 1996 Newell e Harrington lasciarono Microsoft per fondare la loro compagnia, Valve. L'obiettivo era di creare un gioco che ampliasse la formula vincente di Doom e che fosse più ambizioso senza limitarsi all'azione pura priva di cervello. Allo studio serviva però un motore grafico e si decise quindi di rivolgersi al leggendario, oserei dire, John Carmack, lo sviluppatore proprio di Doom, ed è in questo modo che Valve entrò in possesso del motore grafico utilizzato per Quake, altro gioco di ID Software, il cui punto forte era proprio l'ambientazione interamente in tre dimensioni, ovvero una novità per l'epoca. Gli sviluppatori di Valve si misero all'opera con due progetti. Il primo era Quiver, uno sparatutto in prima persona, mentre il secondo si chiamava Prospero ed era un gioco dall'ambientazione fantasy che in seguito venne scartato. Tutti gli sforzi del team vennero quindi concentrati sull'FPS, che finì con l'impiegare una versione pesantemente modificata del motore grafico di Quake. Nel frattempo si decise di cambiare il nome del gioco e, vista l'ambientazione sci-fi, si optò per un nome scientifico che non fosse troppo scontato: Half-Life. Half-Life in italiano è traducibile come emivita oppure come tempo di dimezzamento ed è il tempo necessario affinché la metà degli atomi di un isotopo decadano in un altro elemento. Molti publisher si rifiutarono di mettere in vendita il gioco perché era considerato troppo ambizioso, fino a quando fu Sierra a scegliere di puntare sul lavoro di Valve, e Half-Life venne mostrato per la prima volta alle 3 del 1997, lasciando di stucco i presenti per le innovazioni che stava portando l'industria. Il gioco sarebbe dovuto uscire quell'anno, però gli sviluppatori notarono diversi errori pochi mesi prima della messa in vendita e decisero quindi, coraggiosamente, di rifare da capo gran parte del titolo, posticipandone l'uscita. Half-Life raggiunse infine gli scaffali dei negozi il 19 novembre del 1998, finendo con l'ottenere una valanga di riconoscimenti e con il vendere più di 8 milioni di copie, trasformando Valve in un pezzo da 90 dell'industria e dando origine a spin-off, sequel e indirettamente a Counter-Strike. La trama di Half-Life era nettamente diversa da quelle a cui erano abituati i giocatori dell'epoca. Sebbene nei piani iniziali il protagonista dovesse essere questa specie di vichingo tosto e barbuto a cui è stato dato il nome di Ivan il biker spaziale, alla fine si optò per un personaggio decisamente più calmo. Vestiamo infatti i panni di Gordon Freeman, uno scienziato di 27 anni che si sta recando al lavoro nella avanguardistica struttura di Black Mesa, un impianto nascosto in New Mexico. Non siamo dei soldati modificati geneticamente, non siamo dei guerrieri mitologici, non siamo niente di tutto questo, bensì un nerd qualunque, in un certo senso. Non veniamo buttati direttamente in un mondo infernale con tantissimi nemici che ci saltano addosso. La trama si prende il suo tempo e lo capiamo sin dall'inizio, dove non dobbiamo sparare o far saltare in aria alcunché. Stiamo in ritardo per il lavoro e ci stiamo dirigendo verso il laboratorio con la monorotaia di Black Mesa. In soldoni, i primi minuti di gioco sono una specie di gita. Possiamo vedere diversi ambienti della struttura, gli scienziati che ci lavorano e nel mentre possiamo muoverci liberamente.
Una scelta stilistica che all'epoca era innovativa e prendeva alla sprovvista il giocatore. Siamo in ritardo e stanno aspettando soltanto noi per condurre un importante esperimento, ma nel mentre possiamo perdere tempo e interagire con l'ambiente, ovvero parlare con i colleghi, far esplodere il cibo in un forno a microonde e così via. Tutte cose che servono a farci immergere nell'atmosfera e che non erano state mai viste prima in giochi come Duke Nukem o Quake. Half-Life è quasi più un gioco d'avventura in un certo senso, piuttosto che un semplice sparatutto dove bisogna sparare a tutto ciò che si muove per l'appunto. Fatto sta che per qualche motivo il nostro esperimento finisce malissimo e crea un portale dimensionale da cui arriva un esercito sterminato di alieni che invadono tutta Black Mesa. Il nostro obiettivo è molto semplice: sopravvivere e cercare di raggiungere la superficie. La trama in sé non è originale, anzi, tutt'altro, ma non è questo il suo punto di forza, bensì il come viene raccontata. È un po' quello che vediamo con i racconti di Stephen King, il cui punto di forza talvolta non è la storia in sé, ma il modo con cui viene raccontata. Nel caso di Half-Life, la trama non viene narrata attraverso l'utilizzo di cutscene o filmati pre-renderizzati, dato che saremo sempre in controllo del nostro avatar dall'inizio alla fine. Insomma, è un piano sequenza ininterrotto, con un'unica eccezione nel corso del gioco. Per chi non lo sapesse, il piano sequenza è una tecnica cinematografica che consiste in una unica ripresa con una unica inquadratura e che avete visto in film come Birdman, per usare un esempio particolarmente recente. Non c'è nessuno stacco in sostanza, ma le cose interessanti non finiscono qui. Non vediamo mai la faccia di Gordon e non sentiamo la sua voce, qualcosa di perfetto per proiettarci all'interno del mondo di gioco. Fu proprio per dare questa sensazione che gli sviluppatori, inizialmente indecisi, scelsero di scartare l'idea di un gioco in terza persona. Tornando alla trama, siamo imprigionati in quella che è diventata una prigione infernale. Per fortuna, con noi abbiamo la tuta HEV, che ci protegge da urti e radiazioni, ma ovviamente siamo disarmati. Questo significa che la prima parte del gioco è quasi da survival horror, tra l'altro uno dei primi esempi del genere con visuale in prima persona. Un giocatore abituato ai titoli ignoranti dell'epoca si sarà sentito sicuramente spaesato, indifeso e in costante pericolo nella prima fase di gioco, e fidatevi che questa stessa sensazione la proverete anche voi. Ci vorrà un po' di tempo affinché troviate la vostra prima arma, il vero e proprio simbolo della serie: un piede di porco. Questo oggetto vi accompagnerà per tutta l'avventura e vi sarà utile non solo per affrontare i nemici, ma anche per farvi largo tra le macerie e per distruggere casse in cerca di oggetti che possono esservi utili. È in questo modo che comincerà la vostra avventura tra i corridoi di Black Mesa e fidatevi che sarà un'esperienza veramente claustrofobica. Con il procedere dell'avventura troverete tanti tipi diversi di armi ideali per le diverse situazioni che vi attendono, e sotto questo punto di vista si nota molto l'influenza di Doom. Il capolavoro di John Romero si basa principalmente sull'avere una serie di mostri con i propri punti di forza e di debolezza e proporli al giocatore in diverse combinazioni e ambienti, in modo da mettere alla prova le sue capacità tattiche. Lo stesso succede con Half-Life, dove affronteremo tanti alieni, ognuno con le proprie particolarità, ma non solo, dato che, nel giro di poco tempo, faremo la conoscenza dei militari inviati per insabbiare il tutto. Il che significa che il loro compito consiste nello sterminare sia gli alieni che gli scienziati, senza alcuna distinzione. Tra le armi a nostra disposizione non ci sono solo pistole, fucili, lanciarazzi e così via, dato che potremmo anche utilizzare degli apparecchi sperimentali a cui gli scienziati di Black Mesa stavano lavorando, così come alcune particolarissime armi organiche impiegate dagli alieni. E comunque, anche in questo caso, non stiamo parlando di combattimenti ignoranti a tutto spiano. La forza di Half-Life risiede nella varietà e nella sapiente miscela dei suoi ingredienti. Ci saranno sparatorie, certamente, ma alternate a parti in cui bisogna risolvere alcuni puzzle o andare alla ricerca di qualche macchinario nascosto nei meandri di Black Mesa da far ripartire, per non parlare di un punto dove dobbiamo dare indicazione alla contraerea in modo da sbarazzarci in un primo momento di questo alieno colossale che ci insegue, e in seguito per farci strada, alterando la mappa. Ci sono anche alcune sezioni tipicamente platform in prima persona che, sebbene si discostino dall'atmosfera generale del gioco, non risultano essere eccessivamente fuori luogo. Half-Life è molto lineare, soprattutto se paragonato a titoli dell'epoca come Quake e simili, che facevano delle labirintiche mappe un punto di forza. Half-Life invece va in tutt'altra direzione, ma non è un male. Dato che è un'esperienza unica, è come se si fosse spalmato dall'inizio alla fine del gioco l'unico livello che lo compone. Non stiamo parlando di una stanza che dobbiamo imparare a conoscere a menadito, di cui dobbiamo superare gli ostacoli per poi andare in un'altra stanza completamente staccata, come se il tutto fosse a compartimenti stagni. Half-Life è un'esperienza realistica che ci immerge in un mondo completamente interconnesso.
Obiettivo raggiunto anche grazie ai velocissimi tempi di caricamento che riescono a minimizzare gli inconvenienti che sono di intralcio all'immersione. Il discorso è leggermente diverso per l'ultima parte dell'avventura, dove approderemo a Xen, il mondo degli alieni, per porre fine alla minaccia una volta per tutte. Questa è universalmente riconosciuta come la parte meno riuscita di tutto Half-Life, il che non voglia dire che sia brutta, attenzione. È un mondo completamente alieno e bizzarro, sconosciuto e misterioso. Ci sentiamo effettivamente abbandonati in un mondo confusionario che non riusciamo a comprendere, il che da un punto di vista del gameplay significa sezioni platform con enormi balzi che riusciamo a compiere grazie alla gravità ridotta e mappe più tipiche dell'FPS di quegli anni, le stanze fra virgolette di cui vi parlavo prima in sostanza, ed è qui che troviamo anche cadaveri umani nella loro tutta HEV, a ricordarci che altri sono caduti nella stessa impresa che stiamo cercando di compiere anche noi. Ovviamente non posso non parlare di Half-Life senza nominare il celebre G-Man, un uomo che è diventato il volto di Half-Life in misura pari a Gordon Freeman. Potete finire il gioco senza vederlo praticamente mai, ma se vi date un'occhiata in giro lo troverete più e più volte. Sin dall'inizio del gioco lui vi segue, vi osserva e sembra che sia sempre al momento giusto e nel posto giusto. Una delle figure più misteriose del mondo videoludico, un personaggio di cui potremmo non essere mai in grado di comprendere le vere intenzioni. Half-Life è giocabilissimo ancora oggi, è bello tosto, alcune sezioni sono veramente da trial and error, ma rimane comunque un'esperienza memorabile. Magari alcuni potrebbero pensare che Half-Life non sia nulla di che perché sono abituati alle meccaniche dei giochi più recenti, ma bisogna ricordarsi che quelle meccaniche le ha introdotte proprio Half-Life. BioShock è forse l'esempio più lampante quando si parla di giochi che hanno appreso la lezione di Valve, ma non è di certo l'unico. Insomma, prima di avventurarvi per gli impianti di Black Mesa, fermatevi un attimo a ricordarvi come erano gli FPS in quegli anni e cercate di tornare indietro nel tempo con la mente, ma se è solo la grafica a trattenervi, sapete che i fan si sono messi al lavoro con Black Mesa, un remake del 2015 che sfrutta il Source Engine, cioè il motore grafico di Half-Life 2. I fan hanno letteralmente ricostruito da capo l'intero gioco, con l'unica eccezione costituita dall'ultima parte dell'avventura, ma pochi giorni fa è stato presentato, finalmente, aggiungerei, il trailer di Xen. Nel secondo quadrimestre del 2019 potremo finalmente tornare a esplorare il pericoloso mondo alieno e sembra che sia stato fatto un lavoro eccezionale. Xen non è più quel mondo cupo e tetro che conoscevamo, è indubbiamente diverso, ma riesce a dare l'idea di un mondo alieno autentico con un proprio ecosistema, e coloratissimo, maestoso, differente eppure fedele all'idea originaria di Xen. E sono felicissimo di vedere che il mondo alieno sia stato reinterpretato in questo modo, che mi ricorda un po' Avatar tra l'altro, e non vedo l'ora di mettere mano a questo punto alla versione completa di Black Mesa. Anche per oggi abbiamo finito, spero che questo video su Half-Life vi sia piaciuto e nel caso mettete un mi piace in modo da sostenere il canale e già che ci siamo ditemi cosa ne pensate di questo Black Mesa. Io sono il vostro Mago Nero e vi aspetto al prossimo video.